Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Bello vedere un'azienda agricola straordinaria a 360 gradi. Dobbiamo dire che partiamo dall'agricoltura vera. Ci proviamo a partire dall'agricoltura vera. Noi siamo partiti pensando a un vigneto, poi abbiamo trovato tutta un'azienda straordinaria, anche zootecnica. Sì, è un'azienda, proviamo a essere un'azienda che gira a 360 gradi, è un piccolo mondo, ci piace pensarci come un piccolo mondo. Ecco, e poi improvvisamente vediamo anche un maneggio. Sì, abbiamo anche un maneggio, facciamo monta all'americana, quindi lavoriamo con i vitelli, i ragazzi sono entusiasti, un bel nutrito gruppo di ragazzi che... Poi sentiremo l'istruttore che è straordinario, ma vediamo anche con sorpresa anche un'attività all'interno del vigneto. Un'attività, sì, noi facciamo vivere le nostre vigne, quindi si corre, si va in bici, si fanno cene, si fanno degustazioni, si gira con le macchine elettriche, cioè il nostro principio è di far vivere ai nostri turisti, ai nostri ospiti l'azienda agricola davvero. Cioè, viverla in tutti i modi possibili, anche turistici? Sì, assolutamente. Noi oltre la nostra principale attività è quella agricola, però abbiamo anche un'attività turistica e ci piace moltissimo fondere queste due cose insieme. Quindi abbiamo l'agriturismo, abbiamo le camere. Abbiamo le camere, abbiamo l'agriturismo. E questo castello che è straordinario, visto dai biglietti? È il castello che era la casa dei miei nonni, oggi è a disposizione dei nostri ospiti, è la casa dei nostri ospiti. Poi un ristorante, fra l'altro era una voliera questa, cos'era? In realtà è chiamata voliera, ma era un capanno dei trattori. Ben sistemato. Quanti ettari? 500. 500 ettari a vigneto? A vigneto 40. 40 ettari nati per caso? No, questa è una zona abitata. No, è una zona abitata, la Calabria come sappiamo ha grandi origini abitate. Noi siamo, tutto sommato come azienda abbiamo 80 anni di storia, come vignaioli meno, però con un grande entusiasmo ci siamo buttati in questo ambito. In quale periodo? In quale anno? Perché vediamo un vigneto ben strutturato. Nel 2000, intorno al 2000. Avete pensato 98. di mettere vitigni autoctoni? Assolutamente sì, come il Magliocco, che è il vitigno di questa zona, della provincia di Cosenza. Ecco, testimonianza che la baika che viene utilizzata in questa vigna. Assolutamente per i turisti sì. è a disposizione? Sì, è a disposizione dei turisti e l'apprezzano moltissimo. Ecco, noi vediamo, almeno ci hanno detto che anche dal maneggio si fanno delle feste qui attorno al maneggio e si appunto arriva alla vigna. La vigna è sempre un po' il cuore. La protagonista, no? Assolutamente, sempre la protagonista degli eventi che organizziamo delle serate a tema, facciamo la festa di fine vendemmia con i bambini, facciamo dei grandi pranzi sotto gli alberi, però tutto ruota attorno al cuore pulsante che è la vigna. Quello che è bello anche questa istruzione, questo istruttore che con i bambini cerca col cavallo di avvicinarli a questo mondo straordinario, rurale, no? E ci riesce, e questa è la cosa più bella, vedere l'entusiasmo di questi ragazzi che fanno lezione, imparano, ma poi passano tutta la giornata al maneggio immersi in questa realtà rurale, come dici tu. Lei è architetto e anche in qualche maniera, diciamo, una esperta e appassionata di paesaggio. Ecco, quanto è determinante il paesaggio viticolo in questa area calabrese? È fondamentale perché il paesaggio, adesso ha toccato un tasto che per me è molto caro, il paesaggio è quello che noi percepiamo, è quello che ci fa star bene, no? Quindi è fondamentale aver cura del paesaggio e gli agricoltori, gli imprenditori agricoli hanno una grande responsabilità in questo, perché attraverso la scelta di dove posizionare una vite o un uliveto, dove impiantare un uliveto, sembra, ma si fa paesaggio. Ecco, lei ha una relazione direttamente con i suoi addetti ai lavori, anche perché il responsabile di vigneto va d'accordo con il responsabile di campo. Sì, io vado d'accordo con tutti. Dal campo alla vigna molto spesso succede che non si va molto d'accordo, però c'è una bella relazione. Sì, assolutamente. Quindi avete un responsabile enologo, agronomo. Sì, abbiamo un responsabile di campo, che è il nostro responsabile d'azienda, si chiama Vincenzo, e abbiamo un enologo che ci segue, che è siciliano, è un siciliano dell'Etna.
Però il vigneto è strutturato bene, è meccanizzato questo? No, in realtà no, defogliamo, potiamo, raccogliamo a mano, E quindi 45 ettari raccolti a mano, potati a mano? anche in Sì? salita. No, vediamo anche una bella lavorazione, quindi la macchina solo per la lavorazione del Sì, terreno. solo per la lavorazione del terreno, sì. Bene, allora noi ci siamo un po', abbiamo messo il naso un po' dappertutto, quindi formaggi, carni, salumi, perché vediamo anche una razza strana qui. Abbiamo girato un po' nell'allevamento, no? Vediamo Sì. anche degli animali. Sì, eh? sì, c'abbiamo vabbè, le podoliche che avete visto che servono soprattutto per le attività sportive. E poi abbiamo il Le suino. podoliche per le attività sportive? Sì, poi Cioè? le utilizziamo per attività sportive e poi a fine vita servono anche ad altro. Come, attività sportive in che senso? Per il maneggio. Ah, addirittura. Perché per il maneggio ci sono molte discipline di monta all'americana che prevedono l'uso dei vitelli. Sì, Ah, sì, sì. interessante. Sì, No, quindi c'è un tutto tondo Un dell'agricoltura. microcosmo. È un microcosmo. Bene, allora diciamo che noi viviamo il vigneto in maniera spettacolare, no? Lo vediamo dall'alto e dal basso e determina un po' il territorio. Poi lo beviamo in bottiglia e ci sembra anche questo, sto magliocco straordinario, no? Perché questo è tutto magliocco? Sì, questo alle nostre spalle è tutto magliocco, sì. Quindi vitigni autoctoni che voi avete saputo in qualche modo strutturare in campo. Sì, ci proviamo. E poi nel vigneto. Nel vigneto, sì. Possiamo fare rete in Calabria, possiamo recuperare, perché no, questi ruderi che troviamo fra l'altro fra le vigne, fra un territorio straordinario. La Calabria è piena di cose meravigliose, dobbiamo rimboccarci le maniche, fare rete sì, assolutamente sì, e valorizzare questa terra meravigliosa. Il consorzio è strategico, ecco sta arrivando anche un podista, lo lasciamo correre, naturalmente lasciare, qui si fa anche Sì, sport, sì, sì, assolutamente. Una volta all'anno ospitiamo una maratona in giro per l'azienda, è un modo di far vivere l'agricoltura a 360 Ma gradi. ci dicevano che in Calabria, cioè al nord sappiamo che il vigneto viene utilizzato e pensavamo di trovare una Calabria, diciamo, allora, meccanizzata no, diciamo, Meccanizzata sì, in piccola in parte. piccola parte. Il vigneto lo sfruttiamo anche per attività sportive Lo facciamo vivere, e i turisti sono ben... i turisti ne godono appieno e sono felicissimi. Bene, allora 4 vini abbiamo? Abbiamo 4 vini, il Magliocco, il Maglianico che è un blend di Magliocco e Aglianico, la Malvasia e il Rosato di Magliocco con le bollicine che è una piccola novità. Con un enologo Un siciliano. enologo siciliano, sì. Che non è un vero e proprio enologo, è un appassionato come noi, ci mette il cuore come noi e quindi è stato amore a prima vista. Quindi un magliocco strutturato, diciamo, visto che... È un magliocco strutturato, sì, 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 sì. I nostri vini non sono mai troppo leggeri. E quando abbinate i vostri prodotti della terra, se formaggio, salumi, i turisti come... E i turisti impazziscono, sono felicissimi e ovviamente attraverso il cibo e attraverso il vino scoprono e godono appieno del territorio e vanno via entusiasti. Quindi è questa la Calabria che dovremmo far conoscere. Anche il maneggio frequenta la vigna, vediamo che... Sì, certo, Ecco, passeggiate in vigna e le colline sono a disposizione di tutti. Noi abbiamo un percorso, come dicevo prima, anche per i podisti e anche chi vuole venire semplicemente ad allenarsi, che non sta facendo le vacanze qui, viene, lascia la macchina, si fa il suo percorso, se ne va, perché noi crediamo che l'agricoltura debba entrare in tutte le forme di vita di ognuno. il consorzio può darvi una mano nella ristrutturazione del vigneto, o meglio del campo? Il consorzio certo che ci può aiutare, ci può aiutare a far rete tra noi imprenditori e a far conoscere questo territorio e valorizzarlo nel modo giusto. 30.000 bottiglie, abbiamo degli obiettivi? Di salita assolutamente sì, Può assolutamente sì. anticipare qualcosa per il futuro di questa vigna, di questa azienda agricola? Non vorrei, è tutta una sorpresa, però c'è qualche nuovo vino, qualche nuova etichetta in cantiere, per fortuna i nostri vini sono apprezzati, quindi i numeri aumenteranno e ad maiore. E ci sorprende anche queste macchine elettriche che solitamente li vediamo nei campi da golf. I turisti le utilizzano per venire nel vigneto? Sì, per girare in collina, per arrivare fino ai nostri allevamenti, per girare tra le vigne. Cerchiamo di essere un'azienda
green. Sostenibile, anche perché vediamo i pannelli fotovoltaici sul tetto. I pannelli fotovoltaici sono su tutti i capannoni e abbiamo nell'imminenza il progetto di un agrivoltaico. Quindi sull'energia siamo molto Pulita. attenti, energia pulita assolutamente, siamo attentissimi. Allora a questo punto noi scopriamo il nostro responsabile aziendale che invece di correre a piedi con la sua mountain bike dirige l'azienda agricola, è così? Sì, è proprio così. Allora prova a raccontarci questa azienda agricola vissuta ogni giorno. A che ora inizia la vita? Per me inizia la mattina alle 5:30 e finisce poi alle 18 la sera, 18:30. Vengo con tanto orgoglio e con tanta passione in questa azienda che la proprietà mi ha dato molta fiducia e molto spazio di fare. Complimenti E quindi come viene ringrazio. gestita soprattutto. Grazie, Anche grazie. perché noi ci intendiamo di agricoltura e vedere dei vigneti così ben tenuti fa onore alla Calabria e fa onore anche, diciamo, a Rita che essendo, non vivendo ogni giorno questa azienda agricola evidentemente è nelle mani di esperti. Assolutamente, di persone fidatissime a cui devo. È interessante vedere lo sviluppo. Allora abbiamo questa parte del vigneto che è nato quanto tempo, da quanti anni? Beh, abbiamo vigneti che sono partiti nel 2000 e poi dal 2000 in poi siamo andati crescendo mettendo altri vigneti. Ecco, Questo alle nostre spalle è un vigneto del 2013. Avete strutturato il vigneto, assomiglia un po' questo vigneto al nord Italia, siamo in Calabria, no? Dietro le direttive della proprietà, allora noi siamo andati dietro a tutti i loro consigli e io ho fatto di questo piacere impiantare questi vigneti. No, vedo che però sono in salute, quindi li stiamo curando, ma la meccanizzazione, lei è un esperto di campo. La meccanizzazione, diciamo, a terra facciamo con le tringe e poi nei filari abbiamo gli spedi che per pulire sotto le file. E la potatura anche La manuale? potatura facciamo una pre-potatura prima e poi con le forbici facciamo le potature. Il finale della vite viene fatto tutto a mano. Quando arrivano i turisti le danno fastidio, dica la verità. Sono contentissimo di questo. Quando vedo persone che girano in azienda sono felicissimo perché vedono cosa facciamo tutti i giorni e con quale passione la facciamo. Ecco, questo è importante, poi loro ci danno anche dei consigli, ci dicono se l'azienda va E bene. il maneggio, anche questo non dà... Anche questo, e attorno a tutta l'azienda, anche il maneggio, come il castello, come tutto il resto dell'azienda, è un gruppo unico. Lavoriamo tutto per lo stesso principio. Bene, quanti sono gli addetti di questa azienda? Sono una settantina, 70 tra i persone? 70 e gli 80 a seconda dei periodi dell'anno. È un'azienda non da poco da gestire questa. Diciamo che è un'azienda, la facciamo con passione, anche se siamo in tanti che lavoriamo, ognuno ha il suo lavoro, quindi la mattina vengono distribuiti nel proprio settore e la gente lavorano tranquillamente e serenamente insieme con noi, sempre dietro la direzione della proprietà. Quindi diciamo che il turismo e l'agricoltura qui convive benissimo. Vanno d'accordissimo. E come diceva Vincenzo, quando arrivano i turisti, anche per chi lavora nei campi è un motivo di entusiasmo in più. E quindi è tutto un circolo. Io ci credo moltissimo. Rita, per rintracciarvi, per quelli che ci stanno vedendo? E noi siamo nel comune di Altomonte, in provincia di Cosenza, e l'azienda si chiama Serra Giumente e siamo in contrada Serra Giumente. L'amore per gli animali, possiamo dichiararti? Sì. Quando nasce questo amore per gli animali? Nasce all'età circa avevo 18 anni. Quindi... È iniziato da una passione, è diventata una professione. Noi abbiamo visto veramente un istruttore che ama questo mestiere. Sì, amo il lavoro che faccio, è quello che mi piace. Secondo me è uno che deve fare il lavoro che gli piace fare. E questa è una cosa nata in me proprio, non lo so, è nata così. Pensate, noi siamo arrivati in questa bella area pensando al vino, no? Poi ci siamo accorti degli ulivi, ci siamo accorti della vigna e soprattutto di questo maneggio che vive intorno alla vigna. Sì, facciamo delle passeggiate stupende nel vigneto.
addirittura anche in notturna, col chiaro di luna, riusciamo a fare delle passeggiate con 10-15 persone e poi offriamo anche l'aperitivo suo. Quindi la vigna vive grazie a questo vostro maneggio, questo è un maneggio, no? Sì, sì, un maneggio a tutti gli effetti, facciamo scuola di equitazione, agonismo, quest'anno a Verona abbiamo partecipato a Verona, abbiamo fatto la Coppa Italia, abbiamo vinto la Coppa Italia di range sorting, quindi è stato un evento bellissimo per noi andare a Verona, d'altronde andiamo tutti gli anni, quindi quest'anno però è stato veramente bello. Sì, a noi piace il professionista, la passione, l'attaccamento per l'animale, ma soprattutto a noi ha colpito questo modo di essere istruttore. Sì, Questo l'istruttore... amore per quello che lei fa. Sì, l'istruttore è una cosa molto molto professionale. Io faccio capo alla FITE Treccante, la Federazione Italiana Turismo Equestre, poi dove ci fa una formazione, ci forma veramente come iniziare con i neofiti a mettere su i neofiti a cavallo e poi fare il percorso e portarli a fare agonismo. Ecco, come vede questa animazione fra i vigneti? Ma è un qualcosa di Con gli meraviglioso. uliveti? Con gli uliveti, con i vigneti, è qualcosa di veramente meraviglioso, perché chi arriva qui resta incantato da queste cose qua. Infatti, I turisti vivono volentieri la stalla, sì. il maneggio, il campo. Sì, 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 è qualcosa di, ripeto, è incantevole. C'è chi viene qui, magari viene nel maneggio, si ferma qui e non vuole andare via, addirittura dici non sembra che siamo in Calabria, perché sembra strano, però è così. Ecco, quello che c'è di bello poi è il coinvolgimento dei figlioli, dei figli. Vedo che sua figlia, per esempio, anche lei è un'istruttrice. Sì, anche lei. L'ha seguita? Sì. L'ha contagiata? Addirittura mi sta superando, perché la vorrei mandare anche negli Stati Uniti a fare qualcosa, ad imparare qualcosa di più concreto. Mi sta superando, diciamo che sta superando il papà. Perché negli Stati Uniti e non qui in Italia? È la casa madre dove si può imparare qualcosa in più. Negli Stati Uniti ci sono migliaia di cavalli, qui ci dobbiamo arrangiare un pochettino, abbiamo il cavallo che non va, cerchiamo di farlo andare. Negli Stati Uniti c'è il cavallo che non va, lo mettono da parte e prendono quello che va. Quindi... Noi vediamo comunque che lei riesce anche vedo che ha una relazione anche con l'allevamento dei cavalli, quindi li addestra anche questi cavalli. Sì, facciamo allevamento e addestramento, doma e addestramento, sono due cose distinte e separate. La doma è già mettersi sulla sella e imparare il cavallo a portare a sella. L'addestramento è tutta un'altra cosa dove il cavallo deve imparare a fare delle determinate manovre, tipo un passo laterale, una marcia indietro, una stoppata. Parliamo di varie discipline, ci sono 26 discipline nella mondo americana, quindi è una cosa vasta. Noi vediamo tanti bambini, è riuscito a coinvolgere tanti bambini di questo territorio? E questo è il bello, coinvolgere i bambini, è una cosa stupenda lavorare con i bambini. Addirittura noi abbiamo fatto beneficenza con i Cavalieri Rotariani, abbiamo fatto beneficenza per quanto riguarda i ragazzi diversamente abili, dove sabato abbiamo avuto la cerimonia, dove abbiamo ringraziato tutte le persone, sono state ringraziate le persone che hanno partecipato qui, sono state veramente tante con i ragazzi e con la terapista che fa l'ippoterapia, ma è stato qualcosa di stupendo. Bene, noi in questa bella azienda vitivinicola agricola, come possiamo definirla? Ma vitivinicola fa l'olio, produzione di carne sia dei suini che della podolica, abbiamo la podolica che è la razza proprio nostra calabrese. La riconosciamo, quella con, sì, si questi riconosce enormi... con le enorme corna. E la podolica non è che c'ha il pascolo, si ferma lì a mangiare, deve camminare, per questo è podolica, deve camminare. Ma il turista quando arriva in questa azienda agrituristica, possiamo definirla così, anche, no? Anche azienda agrituristica, fa la sua vacanza e impara ad andare a cavallo. In quanti giorni? Ma allora, non è facile insegnare ad andare a cavallo a un neofita che non va mai a cavallo, però li portiamo in condizione dopo 2 o 3 lezioni, con cavalli ovviamente già per fare le passeggiate, riusciamo a portarli in passeggiata, ma non più di 2 o 3 persone che non sono mai andate a cavallo, riusciamo a portare a cavallo le persone, a fargli visitare un pochettino l'azienda. Quindi chi vive questa azienda vitivinicola può anche imparare ad andare a cavallo, possiamo dichiararlo? Certamente, certamente. Ora andiamo a assaggiare i vini però. Quelli ci vogliono. È una cosa che bisogna assaggiare, è l'olio.
e insieme a questo assaggiare un po' di salumi, perché E la Calabria se non c'ha l'olio e il vino possono andare insieme, no? olio, vini e salumi. E salumi, Il un salume. bel abbinamento. Ora ci proviamo questa Sì, sera. certamente. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.